Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo dei Signori degli Anelli Longobardi. E no, non è un titolo clickbait. Innanzitutto, grazie per essere di nuovo qui con noi e vi ricordo sempre di seguirci anche su Instagram e su Facebook per essere più aggiornati. In particolare, ultimamente abbiamo provato a pubblicare qualche reel su Instagram e su entrambe le piattaforme condividiamo molte foto della work in progress della nuova Grubenhaus di tipo slavo all'interno del villaggio longobardo. Ci sono diversi video su questo argomento sul canale se siete curiosi e non lo conoscete, e se invece già lo conoscete e vi appassiona potete sempre supportarci su Patreon, trovate il link in descrizione e nel leader del canale. Veniamo all'argomento di oggi. Perché intitolare questo video I Signori degli Anelli Longobardi? Beh, innanzitutto perché esiste un tomo con questo titolo. In secondo luogo, proprio perché uno dei nostri iscritti al canale ci ha richiesto questo argomento, ovvero un approfondimento sugli anelli, e in particolare gli anelli sigillo ritrovati nelle tombe longobarde. Ora, l'argomento, a chi magari non abbia familiarità con il contesto germanico e poi alto medievale europeo, può sembrare un pochino di nicchia. In realtà così non è. Gli anelli, e i gioielli in genere, ma gli anelli in particolare, avevano una grande importanza simbolica nel mondo germanico, che nel contesto longobardo e non solo, anche in quello merovingio, si va poi a sovrapporre con l'utilizzo giuridico che alcuni anelli sigillo avevano appunto nel contesto tardo antico. Prima di inoltrarci specificatamente nella selva degli anelli longobardi, leggiamo un attimo alcuni brani che ci permettono di contestualizzare l'importanza degli anelli nel mondo germanico. Partiamo da una delle fonti preferite dei video di questo canale, e quindi una delle mie fonti preferite, come avrete capito, il Beowulf. Il Beowulf, in una delle prime pagine, ci racconta di un funerale di un leggendario leader che adesso non vi descriverò e non tenterò di contestualizzare per non dilungarci troppo, ma questo è quello che ci riporta. E quelli consegnarono il re che avevano amato al grembo della nave, il loro frantuma anelli, contro l'albero altero. La traduzione è sempre quella di Ludovica Koch. Ci spostiamo poi a L'Errante, un poema sassone sempre, che io ho in questa edizione bellissima di Elegia pagana anglosassone che consiglio a tutti di trovarsi perché è già a sua volta un pezzo di storia. E questo ci dice: ben sa chi l'ha provato qual crudele compagno sia il dolore, per colui che ha pochi cari ed affettuosi amici. Il suo destino sono le vie dell'esilio e non gli anelli d'oro. Ultimo brano tratto da Luitsit, un altro poema anglosassone dove è presente un'elencazione di grandi re germanici dell'Europa, e tra questi anche Alboino e Audoino. Fui anche in Italia presso Elfuin, figlio di Edwin, che ho sentito dire aveva mano luminosa nell'agire e cuore generoso nel donare anelli e collane lucenti. Come avete sentito, gli anelli tornano molto spesso all'interno di questi esempi di poesia anglosassone, ma in generale nel mondo germanico. Pensiamo alla saga dei Volsunghi, pensiamo ai più tardi miti nordici, e un grande cultore ed esperto di questi miti, come il professor Tolkien, li utilizzerà come spunto per portare a quella grande epopea contemporanea, che vi invito a leggere se non l'avete fatto, che è Il Signore degli Anelli. Un altro elemento che riporta gli anelli all'importanza degli anelli, ma è in effetti una congettura allo stato attuale, è l'analisi di alcune spade tipiche del VII secolo che mostrano sul pomolo dell'Elsa una decorazione a doppio anello. Ci sono due anelli e uno è fisso o mobile. Secondo alcune teorie questi anelli, vedo di trovarvi delle foto ricostruttive o degli originali in modo che possiate avere meglio in testa di cosa sto parlando, questi anelli, secondo alcuni degli studiosi che li hanno approfonditi, potrebbero rappresentare un legame fra chi la spada
la donava e chi la riceveva e si poneva a suo servizio. Ecco quindi che gli anelli diventano veramente importantissimi nel mondo germanico. Nel momento in cui i Longobardi, ma anche i Merovingi in Francia, però si trovano in un contesto in cui l'amministrazione, la burocrazia era quella invece di stampo prettamente romano, l'anello diventa anche anello sigillo, diventa uno strumento per dimostrare la legittimità delle proprie azioni o di alcuni documenti. Ecco che in questo contesto rientrano i famosi anello sigillo, oggetto di questo video. Cosa intendiamo per anelli sigillo? Volendo dare una definizione standard e in quanto tale quasi inapplicabile al contesto altomedievale, potremmo dire che gli anelli sigillo sono grandi anelli composti da una verga in materiale normalmente prezioso e da una componente piatta in cima. Su questa componente piatta viene spesso trovata l'incisione di un nome e di un volto barbuto in posizione frontale. Questo è un anello sigillo ideale. In realtà la casistica delle tombe longobarde con anelli al loro interno, specie se maschili, tombe maschili, indica una certa evoluzione del gusto e dell'utilizzo di questi anelli. Pare infatti che si susseguano prima degli anelli che riutilizzano le monete dell'impero romano, che sia occidentale o orientale, in un'ottica di valorizzazione della moneta stessa, che non è solo legata al valore monetario, appunto, ma anche a quello simbolico. Pensiamo ai primissimi periodi dei secoli d.C. e a tutti i brateati germanici che utilizzano monete romane o che ripropongono motivi decorativi reinterpretati e tratti dalle monete romane. Allo stesso modo compaiono alcuni anelli anche in tombe di grandissimo pregio, tombe forse ducali, con monete col volto dell'imperatore e che si trovano collocati però su anelli. Un altro riutilizzo di materiale proveniente dall'epoca antica o quantomeno dal contesto culturale strettamente romano è quello delle pietre dure incise. Anche in questo caso le troviamo montate su anelli. Rientrano nell'insieme degli anelli sigillo anche se in realtà non sono pensati per essere utilizzati come sigillo, cioè le incisioni non sono al positivo e soprattutto non sono speculari, in modo che imprimendole sulla cera o su un materiale morbido divengano poi leggibili. Queste prime due tipologie di anelli pseudo sigillo, quelli con le monete e quelli con le pietre dure incise e riutilizzate, non fungono esattamente da sigillo perché non sono stati pensati in origine con quella funzione. È dalla metà del VII secolo, leggermente prima, che cominciano a comparire alcuni anelli sigillo particolari. Ora, proprio dal tomo di cui vi parlavo prima, questo I Signori degli Anelli, estrapolerò alcune immagini. Come potete vedere in queste immagini, questi sigilli hanno delle caratteristiche in comune. Si trova un'iscrizione col nome e si trova una rappresentazione solitamente frontale di un uomo barbuto con la scriminatura nel mezzo. L'uomo barbuto con la scriminatura nel mezzo è l'iconografia tipica longobarda. La troviamo in diversi contesti, non per forza nelle monete, dove la frontalità è una caratteristica tipica dell'imperatore, ma la troviamo ad esempio nella produzione lapidea o nell'oreficeria o negli sbalzi. Ecco, questa caratteristica che condivido con le monete longobarde per una questione di necessità di scena, se devo fare il longobardo almeno la scriminatura nel mezzo e un po' di barba devo averla, ecco, ha diviso gli studiosi. Voi direte, perché dividere gli studiosi? C'è un nome, c'è una faccia, a posto. In realtà, quello che non sappiamo dal punto di vista documentario è quale fosse il rapporto fra i possessori di questi anelli, i volti rappresentati, i nomi riportati e il complesso sistema burocratico del Regnum Langobardorum. Volendo riassumere le due posizioni principali, in modo da esplicare anche più chiaramente quale sia l'oggetto del contendere, tutti concordano nel riconoscere il volto di un longobardo tipo.
il dubbio è: il Longobardo è lo stesso di cui abbiamo il nome? Oppure quel Longobardo è il re di turno, l'origine dell'autorità che viene concessa al portatore dell'anello, e il nome indica invece il portatore dell'anello? Questa è una delle teorie. L'altra teoria è invece che volto e nome corrispondano allo stesso individuo. Purtroppo la documentazione originale dell'epoca longobarda è relativamente scarsa. Di conseguenza, anche di fronte ad alcuni di questi nomi, facciamo un esempio, prendiamo alcune delle stampe di cui vi parlavo e troviamo Anso, oppure troviamo Mauritius, oppure Auto, o ancora Audo. Tra l'altro una ricostruzione di questo Audo vorrebbe che fosse una versione contratta di Audoin, e quindi qualcuno che si chiamava ancora Audoino nel VII secolo. Arichis, Rodchis, Farolfus. Questi nomi solo in alcuni casi possono essere ricondotti ad effettive personalità di potere del regno longobardo. In altri casi sono sì nomi germanici, al 90% nomi longobardi, ma che non hanno un corrispettivo nella documentazione burocratica del regno in nostro possesso. E da qui appunto la legittimità del dubbio. Il nome corrisponde al volto, oppure volto e nome sono disgiunti e il volto rappresenta l'autorità regia che concede al portatore quel potere? Al momento il dibattito è ancora aperto. Originariamente la scuola di pensiero che vedeva il volto al centro come volto regale era quella di Otto von Essen, che è uno degli studiosi fondamentali del periodo longobardo in Italia, per chi ci si voglia avvicinare, che per quanto scomparso da molto tempo rimane una fonte, una miniera inesauribile di riflessioni sul patrimonio longobardo scoperto fin quando era in vita. E a lui rispondeva un altro collega, se non sbaglio sempre tedesco, portando invece l'altra posizione. Ancora oggi non lo sappiamo solo che probabilmente intorno appunto al secondo quarto del VII secolo si costituisce uno standard. Questi anelli solo in quel periodo cominciano a funzionare, ad essere prodotti in quel modo, sebbene gli stili siano differenti e probabilmente facciano riferimento a botteghe diverse. A proposito di botteghe, è molto interessante il fatto che uno di questi anelli con una bulla venga riportato al contesto romano di Criptabalbi. Abbiamo già parlato di Criptabalbi, ma per chi non avesse familiarità, Criptabalbi era un enorme insieme di opifici all'interno della Roma altomedievale, e quindi fuori dal territorio longobardo, in cui però gli artigiani producevano tanto per i romani quanto per i longobardi, tanto col gusto romano, tanto col gusto longobardo. In questo contesto anche questo anello forse venne prodotto. Ci troviamo quindi di fronte a un momento di quella acculturazione che caratterizza tutto il mondo germanico, ma che con i longobardi è particolarmente affascinante, e che va a mischiare assieme gli antichi retaggi mitici e simbolici degli anelli, sempre importanti nelle popolazioni germaniche, e la nuova funzione di amministratori del regno. Non sappiamo quali amministratori avessero diritto a questi anelli. Secondo alcune delle letture è possibile, ad esempio, che alcuni di questi anelli fossero riservati ad amministratori di alto livello in territori di confine, territori in cui cioè era importante poter dimostrare l'autenticità di documenti, di comunicazioni, perché spesso dovevano attraversare il confine fra i territori longobardi e quelli invece che rispondevano alla Roma papale o all'impero. Allo stesso modo, alcuni di questi sigilli potrebbero essere stati consegnati e affidati a figure sempre di alto livello in contesti non completamente pacificati o tranquilli. Un'ipotesi, e solo un'ipotesi, è ad esempio che l'anello friulano, quello Audo,
seguito da doppia S, che secondo alcune ricostruzioni potrebbe essere appunto un audoino, facesse riferimento a una tomba di alto rango simile a quella trovata ad esempio nel castrum di Forgaria, e che si giustifica con la necessità di ufficiali regi in un contesto come quello del Ducato friulano, sempre piuttosto difficile da tenere a bada dal punto di vista della corte pavese. Ecco, spero di aver tolto le curiosità all'amico che ci chiedeva più informazioni sugli anelli. Fammi sapere nei commenti se le curiosità ti sono state appunto levate. Ho preferito non citarti per non ledere la tua privacy, ma ovviamente se tu invece vuoi rispondere e continuare la discussione siamo qui. In questi giorni avremmo dovuto essere a Satonu, ma i vari disguidi tecnici dei voli di quest'ultimo periodo ci hanno impedito di andare. Quindi mi raccomando, anche se la Fara non c'è, seguite sulla pagina Facebook dei Wulfednas le meravigliose foto che vedrete di questo splendido sito e dei grandi ricostruttori che lo animano in questo weekend. Bene, invitandovi ancora a seguirci sui vari social, sperando di essere stato di vostro interesse, vi saluto e mandi!